Ciao amici, oggi vi parlo di un inchiostro, di un signor inchiostro, il Pilot Hiroshizuki Asagao. Vi avevo presentato un po' di tempo fa questo inchiostro, ma neanche tanto bene insieme ad un altro, eccetera, perché comunque, insomma, man mano che li provo, gli inchiostri vanno e vengono, ma ce ne sono alcuni che restano poi con me, restano sulla scrivania, nel cassetto, sono quelli che tiro fuori più di altri, che utilizzo più di altri. È proprio il caso dell'Asagao. Un calamaio da 50 millilitri, in una bella forma, diciamo, potremmo dire unica nel suo genere, bello stabile, bello da vedersi anche perché comunque con queste trasparenze, con questo vetro così sagomato in maniera particolare, mette in evidenza e anche molto bene le sfumature di questi inchiostri, soprattutto se ce l'avete in scrivania potete godere di tutta questa bellezza, dei vari colori che poi insomma sono colori molto particolari perché dalla serie Hiroshizuku a quella dell'anniversario insomma sono tinte mai scontate e poi la qualità degli inchiostri giapponesi credo che sia un po' sotto gli occhi di tutti. Qualità che marcia di pari passo al prezzo, anche se ultimamente diciamo ci è venuto un po' incontro il marketing rispetto a questo problema per tutti noi appassionati, perché comunque sono inchiostri costosi, anzi i mini Hiroshizuku che da una parte mostrano un prezzo più accessibile perché contengono meno inchiostro, rasentano prezzi al litro davvero esorbitanti nell'ordine dei 700-720 euro, un po' come se acquistassimo un collirio di quelli appunto farmaceutici. Il calamaio da 50 ml vedete che ha questa piccola appendice, questo serbatoio proprio in corrispondenza del tappo, proprio perpendicolare sotto di esso, per consentire di andare a pescare anche le ultime gocce. In questo senso sì, è vero, anche quasi proprio le ultime gocce, sebbene l'imboccatura non sia tra le più larghe ma nemmeno tra le più strette, quindi bene, sotto questo punto di vista anche lo possiamo promuovere. Perché vi ripresento l'Asagao? Perché ha una tinta che mi piace tanto, ma proprio tanto, un blu quasi perfetto nella sua tonalità di blu, un Asagao, no Morning Glory, come un'alba gloriosa, insomma in tanti modi viene tradotto, ma so che in giapponese ha un suo significato che è ancora più bello, più pregnante. E la tinta è veramente quella che ci ispira in molte occasioni e devo dire che questa è anche rilassante, oltre che bella, è un tono di blu che personalmente mi appaga. Una tinta però che comunque anche questa non è esente da qualche piccola critica, dico piccola perché non c'è poi molto altro da muovere, una è quella del prezzo, lo abbiamo detto, il costo è un po' elevato, e l'altra è quella che in corrispondenza di pennini un po' larghi a volte sbiadisce, invece che mantenere la sua saturazione, quindi la profondità della gamma cromatica che gli è propria, diventa un pochettino più slavata, un pochettino desaturata, un po' più scialba, per usare un brutto aggettivo. L'analisi sensoriale ci fa vedere, come per la maggior parte dei blu, queste contaminazioni magenta, ma all'interno si osservano davvero tante sfumature che vanno dall'azzurro scuro al blu, il blu profondo, e nel disco attaccato, quello che si forma attaccato al vetro, si vede anche una certa oleosità, una certa attaccatura proprio alle pareti e vedete inclinandola, vi faccio vedere ora così, l'inchiostro viene giù un po' più lentamente, quindi ci fa capire che c'è senza dubbio una base oleosa. Del resto questi sono inchiostri che hanno nella scorrevolezza forse la freccia più convincente del loro arco, quella vincente più che convincente, oltre alle tinte, tavolozze che sono molto varie, fatte di colori pastellati, mai troppo scontati, quindi sì, certamente invitanti, certamente invitanti. La mettiamo alla prova sulla carta Rhodia, l'ho caricata su un pennino, sulla Leonardo, con un pennino fine, perché trovo che il tratto sottile sia quello che si giova
maggiormente delle qualità di questo inchiostro, perché la tinta resta bella satura, bella vibrante, e anche con un tratto sottile. Per i miei gusti è persino troppo scorrevole questo abbinamento. Pilot. Perché troppo per i miei gusti? Perché abbiamo un pennino Giovo che è levigato al massimo per renderlo fruibile da parte di tutti quanti. Una carta che è la carta Rhodia, che è liscia e scorrevole di suo, e in più ci mettiamo anche l'inchiostro, remano tutti nello stesso verso e quindi la penna diventa quasi poco controllabile per la grafia, perché scorre troppo, quindi servirebbe un bilanciamento, magari un pennino diverso, magari una carta diversa un pochettino più ruvida. Però qui stiamo parlando della tinta, e la tinta, guardate che bellezza. Splendida, non mi viene altro aggettivo. Quando vado a fermarmi un pochettino, a rallentare il tratto, vedete che diventa più consistente, più blu, perché la parte oleosa, che è quella che ci permette di far scorrere il pennino, è anche quella che poi si addensa quando andiamo a fare dei tratti invece meno veloci, meno rapidi e soprattutto più brevi. Nulla da dire. Questo qua è un pennino fine. Andiamo a vedere se passa il tratto. Intanto vi faccio vedere tanto nella parte ancora bagnata, questa liquida, quanto in quella asciutta, il colore è pressoché identico, appena un pochettino più pronunciato, quindi un po' più profondo, più scuro, ecco, chiamiamolo così, laddove si deve ancora asciugare, ma come vedete si asciuga presto, si asciuga in fretta e guadagna una stabilità che poi resterà quella. Vi dicevo, dall'altra parte no, non passa il foglio, non ho mai riscontrato anche in questo caso problemi di spiumaggio, se non con pennini super extra fini, nel senso di taglienti, dei veri e propri spilli o lame, ma in corrispondenza di carte con una fibra un po' esposta. Allora in quel caso lo spiumaggio non è tanto dovuto all'inchiostro quanto alla combinazione di un pennino tagliente e di fibre della carta esposte. Però comunque con questo inchiostro più che con altri le ho viste evidenziate. È un blu? Sì, è un blu. Vedo altre contaminazioni? No, vedo un blu, un azzurro profondo, scuro, un blu che comunque sorride un pochettino all'azzurro, cioè non è quel blu profondo, regale, deciso, che mi fa capire sono un blu e nient'altro. Questo lascia aperta una strada, ecco perché forse mi piace molto, lascia aperta una speranza verso l'alto, non per fare il poeta o il filosofo, ma effettivamente quello che mi comunica, cioè è una tinta che mi piace particolarmente, quindi forse per questo ci vedo delle connotazioni più ampie di quelle che poi magari per qualcun altro sono delle constatazioni un po' eccessive. Su una carta diversa come questa, che è il Pigna Style, perde un pochettino che cosa? La qualità del pigmento, nel senso che qui è più evidente sulla Rhodia, mettiamolo così si vede meglio, sulla Rhodia è più evidente la brillantezza, perché lo abbiamo detto altre volte, è una carta con una finitura molto più luminosa, quindi crea un contrasto maggiore e quindi se ne giovano senza dubbio i colori
Ho il dubbio che sia un po' più bello, un po' più vibrante, anche per il fatto forse che è appena stato messo giù. Su questa carta però possiamo notare quello che vi raccontavo prima, e cioè che in corrispondenza di pennini un pochettino più larghi resti sempre una bella tinta, ma vada ad alleggerirsi. Vedete? Se scrivessi qui a fianco con il mio pennino fine, sembra di utilizzare un inchiostro ben più scuro, eppure è lo stesso Pilot Iroshizuku Asagao, solo che il pennino più sottile riesce a mettere in evidenza, anche per il fatto adesso che è bagnato per carità, un pochettino più di saturazione, che non mi dispiace affatto, però è una tinta che mi piace così tanto che anche osservata leggermente più chiara la prendo più come una variazione sul tema piuttosto che un difetto. Andiamo a vedere se dall'altra parte passa un foglio come questo qua, che è un foglio comunque da 70 grammi o da 60, ora non ricordo bene, da 70, da 60 forse. Come vedete non c'è traccia neanche qui dove sono andato a ripassare più di una volta. Osserviamolo su altre carte, giusto per capire come si comporta. Ad esempio, eccolo qua, sempre con un pennino un po' largo, che è lo stesso che ho utilizzato qua. Vedete che su una carta come questa, che è la Fabriano e Coqua, questa qui, un po' avoriata, l'inchiostro cambia un pochettino, non è più quell'azzurro blu, perché con la punta larga secondo me diventa un azzurro, non è più quella tinta così decisa, ma schiarisce ancora un pochettino, pur mantenendo in alcuni punti però la sua bella saturazione, la sua tonalità che lo rende insomma gradevole quantomeno ai miei occhi, però si discosta un pochettino da quella certezza di blu senza alcuna contaminazione che invece mi offre su una carta bianca, a maggior ragione quando vado a confrontarlo, tiro via il Pigna Style, quando vado a confrontarlo su una carta Rhodia. Qui vedo quello che mi piace vedere, qui lo vedo un pochettino viziato. L'ho provato anzi sulla Clairefontaine, carta bianca, sempre gruppo Rhodia, e qui ritrovo effettivamente quello che ho lasciato. Vedete che si è appena un pochettino più adagiato, è una prova che risale a 2 settimane fa. Se vado adesso a scrivere, il blu, essendo liquido, lo fa vedere più scuro, poco tempo si asciuga e poi si stabilizza così. Lo mettiamo al confronto di altri inchiostri e per esempio, giusto per darvi un'idea, il Waterman Florida Blue, come potete vedere, è molto più chiaro, ma in senso anche desaturato rispetto a quello che è il nostro Iroshizuku, anche se messo a diretto confronto si può notare, credo, appare diciamo più viziato il Pilot, da un po' di magenta, di un ciclamino come tonalità, rispetto a quello che è il Waterman, che invece alla luce normale appare un po' desaturato di suo. Invece gli altri inchiostri che gli fanno un po' da contorno, almeno per quelli che sono i miei riscontri visivi, sono il Visconti blu da una parte, che però è più scuro, e lo metto vicino a questo perché anche il Visconti secondo me è un inchiostro che è un blu deciso, perfetto, centrato nel blu, senza vizi di dominanti, alcune che siano verdi, che siano rosse. Dall'altra parte invece però un pochettino più, sempre più scuro anche in questo caso, ma con una pennellatina diciamo di giallo, ma leggerissimo, trovo il Private Reserve DC Super Show Blue, altro inchiostro secondo me di riferimento per quello che riguarda il blu, così come lo è anche il Sargasso della Diamond, però si sposta un pochettino più nel blu scuro rispetto a questo blu che ritengo centrale. In conclusione, cosa possiamo dire? Che non ha bisogno certamente di presentazione tutta la linea Iroshizuku, un inchiostro che ha il suo costo, ma se cercate la scorrevolezza, la qualità dei colori ed una costanza di tenuta cromatica anche nel tempo e sulle varie carte, direi che
è uno di quelli da provare, soprattutto per come rende scorrevole qualsiasi tipo di pennino. Talvolta, con talune penne, secondo me anche in maniera eccessiva quando si va a ricercare la grafia. A voi tutti amici, grazie, vi aspetto alle prossime recensioni.